ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera faremo qualcosa di un po' diverso dal solito. Smonteremo e recupereremo il catalizzatore da questo scarico. Poi eventualmente lo richiuderemo, vedremo un attimino come fare. E ci è stato donato e quindi è una cosa che è molto preziosa, addirittura vengono rubati dalle automobili e c'è gente proprio che va in giro col crick, si infila sotto, li taglia col flessibile a batteria e scappa, vi fa un danno alla macchina incredibile. Invece questo appunto ci è stato dato per essere svuotato, non vogliamo sapere per quali scopi, ma va bene così. Contiene un filtro, diciamo, a celle anido d'ape e ceramiche ricoperte di un catalizzatore, appunto, di solito è una miscela di palladio e di platino, a volte uno o l'altro. Poi secondo se aumenta il costo del palladio o del platino mettono più uno più l'altro. Questo è una mia supposizione. È possibile, come quando c'è stato il periodo dell'alluminio che costava tanto e hanno fatto le lattine di ferro, dopo sono tornati di nuovo all'alluminio. E per farlo useremo questa macchina per il taglio al plasma della Best Arc che ci è stata inviata in prova, quindi approfittiamo anche per provare questa. A cosa serve il catalizzatore? Allora, Fra Savonarola risponderà. No, scherzo, un po' ci assomiglio col cappuccio. Allora, serve a eliminare delle sostanze che vengono prodotte dalla combustione nel motore. Queste sostanze sono quelle che davano innanzitutto un odore all'aria quando non c'erano le auto col catalizzatore, e quando permanevo un periodo in campagna, tornando in città sentivo subito questo odore, poi mi ci abituavo. Questo odore era prodotto da incombusti, sostanze di cracking della benzina che bruciavano non completamente, e un'altra cosa, il monossido di carbonio. Quello non fa odore, ma un motore ne produce e questo sistema cerca di bruciarne una parte, comunque ne esce sempre monossido di carbonio, ma soprattutto quelle altre sostanze che sono cancerogene, quelle che davano l'odore proprio, e vengono bruciate qua dentro in una combustione secondaria. Questo qua invece è il taglio plasma. Il taglio plasma è un sistema che adesso ha sostituito il classico taglio ossiacetilenico. Una volta per tagliare una lamiera c'era un'apposita fiamma ossiacetilenica, tipo quelle che vengono chiamate erroneamente fiamme ossidriche, che scalda il metallo. Quando diventa rovente, un getto di ossigeno viene sparato e questo getto di ossigeno brucia il ferro, praticamente lo ossida ad altissima temperatura, lo brucia e avviene il taglio proprio. Il plasma ha eliminato il problema di avere tutte queste bombole, tra l'altro consumavano molto ossigeno i tagli ossiacetilenici. Praticamente si usa qua la corrente elettrica per generare il calore invece che ossigeno e acetilene, allora, la corrente elettrica, dicevo. E un'altra cosa, si usa la semplice aria compressa per fare il lavoro di bruciatura del ferro, ma più che bruciatura viene fuso dalla corrente elettrica, e che poi vi dico come, e l'aria compressa lo sputa via. Allora, la corrente elettrica cosa va a fare? Avete presente l'arco? Oppure quando si salda quella fiamma dell'elettrodo, è praticamente aria che si ionizza con la corrente elettrica. Avviene la ionizzazione qua dentro e un flusso d'aria compressa vorticoso la prende e la fa uscire da questo buchino. I due elettrodi sono dentro, un elettrodo è questo, l'altro è dentro, e viene sparata fuori da questo buchino al centro di quella croce, e quindi colpisce con un dardo sottilissimo il metallo, l'acciaio ad esempio, e lo fonde. L'aria compressa, che la fiamma stessa è formata da aria compressa ionizzata, plasma, e lei stessa spinge via il metallo. Sì, stiamo parlando di una fiamma di plasma che supera i 5500 gradi, quindi arriviamo praticamente oltre la temperatura della parte esterna del Sole. Fa una luce bianca, fa una luce... Proviamo a accendere. Un po' azzurrina, sì, tanto vediamo che è tipo presepe. Allora, dietro l'interruttore dietro, non è ancora acceso questo.
fa tutto il test dei LED. Ha varie regolazioni, modalità di funzionamento, c'è la regolazione della pressione dell'aria compressa, ci vuole un compressore, quindi per utilizzarlo nessuna bombola. Il manuale è piuttosto semplice, una delle cose più importanti è questa tabella qui che ci dice la pressione da utilizzare in base allo spessore della lamiera che vogliamo tagliare, anche 12 mm, e la corrente da utilizzare 20, 30, 40, 50 ampere. Giro questo nel modo giusto, poi vi spiego cosa serve questa guida. Ok, anzi, sto qua andando avanti ad esempio. Allora, attenzione, avete visto? Avete visto? Quello è il dardo che diventa sottilissimo, sottilissimo puntiforme, che brucia, fonde il ferro, essendo pieno d'aria, dell'ossigeno dell'aria, lo brucia e taglia. Ok, quindi attacchiamo la massa, tocchiamo la massa Tocchiamo ferro e cominciamo. Mi raccomando, indossate sempre guanti, tutte protettive, levo cose due del cose. genere. Leva il bruciatore ad acqua. Levo l'avvitatore, l'alimentatore, la velocità con cui... ecco, innanzitutto abbiamo provato a sondare con un ferro e praticamente inizia proprio qui il catalizzatore. Normalmente è avvolto da una fibra di rete in ottone o fibra di vetro. La velocità con cui bisogna andare è molto semplice da capire quando stiamo tagliando una lamiera, perché dobbiamo vedere le scintille sotto che rimangano sempre più o meno dritte o con poca inclinazione man mano che andiamo avanti. Se non vediamo più le scintille, vuol dire che in quel punto lì non abbiamo ancora tagliato in modo passante. Iniziamo. In questo caso praticamente vedevo la luce attraverso questo foro e quindi riuscivo a capire esattamente quando ero passato col plasma. Riverbera un po' indietro perché chiaramente va a picchiare contro il catalizzatore, che è ceramico, anche refrattario. Qui c'è un po' di storia, ma viene via bene. È un taglio bellissimo. È un taglio perfetto, sì sì. Ok, direi che possiamo andare avanti. Molto bene, dentro è rimasto rosso, si vede, ma tanto una parte la sacrificheremo. Sì, la ceramica del catalizzatore è bella rovente, sì. Forse fusa, perché sicuramente non resiste nemmeno la ceramica a queste temperature elevatissime. Sì, temo di sì. Però gran parte del catalizzatore la riutilizzeremo e la useremo per dei nostri esperimenti futuri, quindi seguiteci per gli altri esperimenti. Quando staccate il pulsante sentirete che continuerà a soffiare. In realtà è solamente un ciclo che ha impostato la macchina e serve per raffreddare l'ugello nella sua fase finale, ma la corrente si interrompe immediatamente. Sì. Quindi se vi siete fatti un segno sulla lamiera, ad esempio con una matita, potete arrivare lì, mollare il pulsante, anche se andate avanti comunque il taglio si fermerà esattamente lì. Ultimo pezzo, poi speriamo che venga via
tutto insieme. Devo essere sincero, fra tutte le taglioplasma che ho mai usato, funziona bene questa qua mi sembra veramente sì, quella che funziona meglio di tutte. Proviamo con un cacciavite a vedere se già si solleva, altrimenti poi andiamo a cercare i punti in cui non ho tagliato. Qua ad esempio, sì, qua ci sono un paio di punti, sono andato un po' a scatti perché qua era un po' arrugginito. Sì. E mi faceva un po' attrito. Sì. Direi di lasciarla un attimo a raffreddare e tanto cerchiamo i vari punti e li ritocchiamo e poi li ripassiamo. Bene, spegniamo la nostra macchina per il taglio a plasma e qui è un po' tiepidino, direi di un po', raffreddarlo con un po' d'acqua, ci sbrighiamo che diventi maneggevole. Non volevo bagnarlo all'interno, però sì, fa un po' di vapore, ci soffia così il vapore dell'acqua velocemente raffredda. Non abbiamo pensato che invece di fare tutto il giro col taglio potevamo anche fare solo 2 taglietti qua e usarlo come cerniera per aprire, ma va bene, dai, facciamo lo stesso, va bene. È arrivato il momento di scoperchiare. Abbiamo ripassato qualche puntino che ancora teneva. Ovviamente a queste temperature qua non c'è ceramica. Parte della ceramica, sì, si sarà fusa anche quella, sai. Non c'è ceramica. È rimasto attaccato di qua? Sì, sì. Guarda. È rimasto attaccato da questo lato. Eccolo. È intero. Insomma, qui è un po' vetrificata la ceramica. Sì, ci sono delle bolle. Sì. E all'interno praticamente è contenuta con questa cosa che se l'avessero progettata un bel po' di anni fa sarebbe stato amianto, sì. Invece purtroppo sarà qualche fibra di ossido di calcio, vai a sapere, e ci sono anche delle particelle, sembrano metalliche. Di metallo, sì. Non so se sia mica o cos'altro. Può essere mica. Voi ovviamente non fatelo a casa, non andate... ecco, qui c'è anche questa retina che probabilmente teneva fermo e staccato il catalizzatore dalle pareti. Perché? Perché le pareti comunque sono più fredde e il catalizzatore per funzionare, e anzi non funziona subito appena mettete in moto la macchina, ha bisogno di essere caldo, e poi ve lo faremo anche vedere in funzione se riusciamo. E quindi questo monoblocco deve essere isolato termicamente dal tubo esterno che è più freddo. Queste cose ovviamente non sono da fare a livello motoristico, a livello legale, tutto quanto, e peggiora probabilmente anche le caratteristiche della macchina e del motore. E la cosa ideale sarebbe quella di inserire a volte anche un tubo dritto, perché togliendo questa parte qui si creano dei vortici che potrebbero addirittura peggiorare la situazione dinamica. Cambiano anche i parametri proprio di carburazione, magari certi parametri che la centralina è abituata a vedere. Sì, probabilmente anche... Perché poi abbiamo sonda lambda e sonda di temperatura. Qua ci sono questi due fori qua, che sono lambda di temperatura, e probabilmente andrà ricalibrata la centralina o andranno mascherati alcuni allarmi. Ci siamo quasi, abbiamo visto che ormai sta per venire fuori, è ancora un po' calda la lamiera. Eccolo qua. Qua si vede anche il dettaglio. I canali. Dei canali, ma si vedono anche qui. Sono sottilissimi canali. È bello sporco, mi sa che è avvelenato questo catalizzatore. Sì, cosa intendi per avvelenato? Che certe sostanze, o anche sostanze che normalmente passano attraverso di lui,
a lungo andare coprono di strati il palladio o il platino, diciamo il catalizzatore che è depositato sulla ceramica non funziona più. Possiamo provarlo. Possiamo provarlo con la fiamma ossidrica, ossigeno e idrogeno. Allora, è tiepido, dovrebbe a questa temperatura innescare la combustione. Vi faccio vedere una cosa. Allora, accendiamo questo, gli diamo una calda. Ora spegniamo, riapriamo. Ah, ha funzionato. Vedete che si arroventa? Si accende da solo. Vediamo. Ecco. Vediamo qua. Qua non ce la fa, qua ce la fa perché scaldando mica tanto, fa fatica. Sì, stava prendendo. Ah, perché qua è anche spento. Perché è spento? Allora. Ecco che è scoppiato dentro, sì. Si è riempito di ossigeno e idrogeno. Sì. Facciamo un altro. Ecco, sì. Bellissimo. Qua in non mezzo... vorrei che si crepasse, però. Sì, vabbè, basta. Tra l'altro ho visto che c'erano già delle crepe qua. Sì. E temo che sia proprio rotto, che venga via. Si allarga. Sì. Potrebbe essere rotto. Comunque per gli esperimenti che faremo molto probabilmente, anche qua c'è una crepa, molto probabilmente ci interesserà tagliare delle fettine sottili, sì. O delle piccole celle. Quindi sì, questo qua lo riutilizzeremo di sicuro. Avete visto il plasma? Cosa ha fatto? Sì, ha fuso tutto proprio. Oppure... Non c'è ceramica che tenga quelle temperature. Uh-huh. Se non riuscissimo a riutilizzarlo come catalizzatore, potremo anche con degli acidi particolari scioglierlo e andare a recuperare platino, palladio o eventuali metalli preziosi di cui è ricoperto, ed è questo che lo rende prezioso e costoso, purtroppo, un catalizzatore. Ragazzi, oggi mi sento un po' Savonarola, l'avevo già detto prima, ribadisco. In effetti ci assomigli. Forse un po' sì. Bene, come abbiamo detto, questo era un video un po' diverso dal solito. Ringraziamo ancora per questa donazione, e se avete qualcosa di interessante, apparecchiature scientifiche, cose un po' particolari di chimica, di fisica da donare, possiamo eventualmente valutarlo e ce le possiamo far spedire. Se ci offrite un caffè sarebbe una bella cosa. Sì, e per chi fosse interessato a questa saldatrice metteremo eventualmente i link nella descrizione del video qui sotto. Basterà cliccare sulla parola altro, vi si aprirà la lista con tutte le cose utilizzate nel video. E con questo vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.